Ciao a tutti, oggi parliamo di 3 sciarpe facili da realizzare e da regalare per Natale. Iniziamo subito con questa che secondo me è quella più facile in assoluto. Ve le dirò diciamo, in ordine di difficoltà, comunque sono tutte e tre molto semplici e di tutte e tre trovate il link al tutorial in descrizione. Allora, questo qua appunto è molto semplice perché non richiede solo catenelle maglia alta e non ha aumenti o incrementi. Quindi tu una volta che fai le catenelle di base, il numero rimane sempre lo stesso. È molto facile e veloce da lavorare. Io personalmente adoro questo colore. Nel tutorial trovate anche il link al filato utilizzato, tra i quali c'è anche questo viola. Ovviamente c'è di tutti i colori. Io ho fatto una misura intermedia, quindi un po' chunky, quindi un po' spesso e morbido, ma non troppo. In realtà, secondo me, a questo punto questa lavorazione è perfetta per fare delle sciarpe giganti, no? Quindi con un filato molto spesso, un uncinetto molto grande, che è anche un po' più grande, diciamo, che è abbastanza adatto anche ai principianti, perché quando si inizia è meglio non usare un uncinetto troppo grosso, perché comunque è difficile da tenere in mano e è un po' più laborioso, però si tende a utilizzare una misura 5, 6, dai 4,5 al 6 e questa lavorazione è perfetta da fare in questo modo qua. Passiamo ora alla seconda sciarpa, che in realtà si può utilizzare anche come scialle e viene chiamata come tipologia di sciarpa Bactus perché ha questa forma triangolare che si allarga. In realtà i punti qua sono anche più semplici, nel senso che una volta che sono sempre maglie alte e catenelle, principalmente più avanti vai, più catenelle sono. L'unica difficoltà in più è che ai lati abbiamo un aumento, che in realtà non è un vero e proprio aumento perché l'aumento si fa incrementando le catenelle, ma ci vuole un'accortezza all'inizio di ogni riga per poter realizzare questa apertura. E ovviamente si parte con l'anello magico, quindi c'è un attimino di difficoltà in più, anche se in realtà io utilizzo un cerchio magico finto, perché non faccio il vero cerchio magico, ma faccio un tot di catenelle calcolate più o meno in base a quante maglie ci vanno dentro, le chiudo nella prima maglia, quindi faccio questo finto cerchio magico che è più facile da realizzare. Di questa qua, anche questa potete fare delle dimensioni che volete, consiglio un filato un po' sottile, quindi rispetto a quella di prima leggermente più sottile perché comunque il disegno così si vede meglio e potete fare delle dimensioni che volete. Se volete fare una cosa un po' più importante potete anche continuare con la lavorazione e fare un vero e proprio scialle. Anche di questo appunto vi lascio il link in descrizione e del tutorial e all'interno del tutorial troverete nella descrizione del tutorial il link al filato perché veramente mi è piaciuto un sacco questo filato e quindi ho pensato di mettervi anche il link del filato specifico, mentre nell'altro c'è solo, diciamo, sì, c'è il filato, però ci sono tutte le variazioni possibili di questo filato, c'è qualche sfumatura, però non tantissime, quindi vi ho messo proprio direttamente questo qua. Passiamo all'ultimo, che con questo sole fa dei riflessi meravigliosi. Questo qua è un attimino un po' più complicato. Si parte da qua e si va ad aumentare. Praticamente la difficoltà di questo è che in questo caso io ho fatto a righe alternate, in costa dietro e in costa davanti. Si può scegliere se fare tutte in costa dietro o tutte in costa davanti. Io l'ho fatto alternato perché è vero che in questo modo non tutte le righe hanno la parte, diciamo, in rilievo, però io mi conosco e metto sempre le cose al contrario e quindi ho preferito fare
un'alternanza di costa in avanti e costa dietro in modo che venisse la lavorazione e rilievo da entrambe le parti. Così in qualsiasi modo lo indosso, la lavorazione è bella. Questo qua appunto ha questa particolarità in più di questo punto il rilievo, ma è comunque abbastanza semplice, diciamo che rispetto agli altri due si avvicina di più a un livello intermedio, ma non è un vero e proprio livello intermedio, quindi con un po' di pratica si riesce a fare. Purtroppo di questo non posso darvi il link del filato perché è un filato che mi è stato regalato e quindi non ho riferimenti di dove è stato comprato perché è stato comprato in merceria. Però su internet, su Hobby, Tessiland o anche su Amazon, io prendo anche tanti filati su Amazon, se ne trovano di bellissimi simili. Questo qua ancora si preferisce, secondo me, non utilizzare un filato troppo grosso, perché comunque quando ci sono lavorazioni di dettaglio così fini, lavorare un punto troppo grosso, quindi con un uncinetto troppo grosso, un filato troppo grosso, il dettaglio va un po' a perdersi. Oltre al fatto che fare queste lavorazioni in costa dietro o costa davanti crea un certo tipo di spessore anche al lavoro e nei punti in cui c'è il dettaglio, quindi andare a utilizzare un filato più grande e più grosso con un uncinetto più grosso aumenterebbe questo spessore e poi secondo me diventerebbe anche un po' pesante da portare. Per concludere, vi lascio un'indicazione temporale, perché quando si parla di regali di Natale serve sempre avere un'indicazione di Natale, temporale, perché i regali sono tanti, il tempo stringe, uno vorrebbe sempre fare tante cose belle, però l'uncinetto comunque richiede un certo tipo di pazienza. Allora, questa qua io ci ho messo più o meno un giorno a farla, tenendo conto che l'ho fatta molto lunga. Se addirittura voi decidete di fare con un filato più grosso, ci metterete anche di meno. Ovviamente se invece fate un filato più piccolo ci metterete un po' di più, perché questa qua è una lavorazione semplice, però necessita di tanta lunghezza, quindi è un po' più lunga da realizzare, anche se in realtà il punto è veramente facile, veloce, viene molto agevole e quindi quasi non ve ne accorgete mentre lo lavorate. Questa qua invece nell'arco di 3 ore si fa tranquillamente perché appunto qua il filato cioè il punto è molto più facile, molto più veloce, anche più veloce di questo perché veramente a parte i lati il resto sono solo catenelle e in più questa lavorazione vedete a rete occupa tanto spazio, quindi con una riga, che tra l'altro le prime righe sono molto strette, quindi le fate veramente in un lampo, quindi facendo anche solo le prime righe vi portate velocissimamente avanti nel lavoro. Questa forse è la più veloce delle 3 da realizzare. Questa qua invece, nonostante abbia una lavorazione più simile a questa, quindi comunque non deve essere lunga come quella viola, perché più o meno hanno la stessa forma, però è un punto che si basa su 2 righe, quindi per completare il punto hai bisogno di 2 righe e comunque ha molti più punti all'interno, perché comunque vedete una lavorazione abbastanza fitta, quindi anche questa qua vi direi una giornata intera per farla. Poi ovviamente di tutte e 3 dipende dalla grandezza che la volete fare, soprattutto di queste, cioè se le pensate come sciarpe allora potete stare sulla tempistica che vi ho detto. Se già li immaginate come scialle, non dico raddoppiare ma quasi, perché comunque più avanti si va più la parte superiore si allarga e quindi per fare tutto il giro ci mettete molto più tempo. Niente, queste sono state 3 idee che potete utilizzare per fare dei regali di Natale, soprattutto se siete magari dei principianti, all'uncinetto. Vi ringrazio per avermi seguita, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un commento, un like ai video, per voi magari
non vi costa nulla, ma per me sono molto importanti per il mio canale e vi ringrazio ancora per essere stati con me. Fatemi sapere se realizzerete queste sciarpe, questi regali, eventualmente anche mandandomi delle foto. Grazie, ciao!